Ciao, buongiorno. Ciao Viaggio. Come va? Sto bene, tu? È un po' impazzato, ora vabbè, sto bene. No, ma sei dimagrito. È un pochettino. Io mi chiamo Biagio, faccio come professione il cuoco, è da circa 30 anni che faccio questo lavoro, ho sempre lavorato un po' in giro, un po' in Italia, quasi tutta Italia, anche Australia e adesso mi trovo qui in Giappone. Oggi avevo pensato, perché per l'italiano la pasta è, diciamo, è come la base del pranzo italiano, c'è sempre la pasta. Sono le linguine, peperoncino, che è quello che ho fatto io, carino, l'aglio, i calamaretti e il gobo. Gobo desu. Una spada, Questo qua è una katana. Ma è più bello che immaginavo. Il colore, perché ho pulito, okay, per questo è carino. Allora, iniziamo con l'acqua sta bollendo intanto. Va bene. Se l'acqua sta bollendo, gli mettiamo dell'olio d'oliva dentro la padella, abbondante, perché la pasta ha olio, quindi la base è l'olio, quindi ce ne vuole tanto. Poi si prende uno spicchio d'aglio e poi lo tagliamo sottile. Senza fuoco per adesso? No, per adesso no, perché se gli metti l'aglio subito si brucia. Gli italiani l'aglio bruciato è l'aglio bruciato. È bruciato. Però anche se a me piace, Sì. nella cucina giapponese, nella cucina cinese piace. Dipende sulla cultura. Sì, dipende dalla cultura. Ok, va bene. Mettiamo l'aglio. Questo l'ho fatto io, il peperoncino, ad 1 a 1. Carino, è carino. Togliamo È così questo. rossa, Sì, questo è rosso, bello. Questo basta spezzettarlo con le manine, sì. Ok, va bene. Ho sentito che è un po' pelligroso per gli occhi, ma non è vero, Se ti tocchi gli occhi, va bene. se non ti tocchi no. Basta non toccarsi. È importante non toccarsi gli occhi. Dopo fare la pasta col peperoncino, non toccarsi mai gli occhi. Perfetto, accendiamo il fuoco nel frattempo. Va bene. Vai. Io nel frattempo, tanto non appena soffrigge un po', lo spegniamo, quindi non ci vuole tanta cottura, pochissimo. Va bene. Se no si brucia, come abbiamo detto prima. E prendiamo il gobò. Così, la misura è questa. Tagliamo in 3. A me piace tanto il gobò perché io da italiano piace tanto il carciofo. Sì. E sotto senti qualche sentore di carciofo ce l'ha, pochissimo ma ce l'ha. Perché in Giappone è difficile trovare il carciofo. Adesso li faccio io perché c'ho il terreno. E niente, lo tagliamo tutte a striscioline sottili. Questo qua. Allora tagliamo questo qua. La stessa misura, diciamo, della linguina, visto? Così quando si cuoce si attacca e lo mangia sempre. Capito. Per questo l'ho tagliato così. Io sono in Giappone da 4 anni e qualcosina, perché mia moglie è giapponese e noi abbiamo vissuto 5 anni in Italia prima. E abbiamo deciso, ma dove fare crescere meglio i bambini? In Italia o in Giappone? E mia moglie sicuramente la scuola voleva farla in Giappone, perché anche secondo me la base della cultura, diciamo, basica dei bambini, qua crescono un pochettino meglio. Iniziamo a cucinare. Va bene. Riprendiamo il fuoco, accendiamo le fiamme di nuovo. Più basso o no? No, Così adesso va ci bene. vuole perché dobbiamo iniziare a mettere il gobò. Va bene. Non appena incomincia a riscaldare di nuovo, sì, incomincia a soffriggere di nuovo, perché freddo con freddo non va bene. Incomincia a soffriggere. Mettiamo il gobò, sì, comincia leggermente a soffriggere. Mettiamo il gobò così, lo facciamo cucinare piano piano adesso, una volta che è riscaldato. E questa qua è la pasta della mezzanotte, della dopo mezzanotte in Italia. Aglio e peperoncino si fa quando si torna dalla discoteca, a casa di amici, dopo che si è mangiato, bevuto. C'è un langorino, che si fa? È solo l'una di notte, che si vuole fare? Facciamo 2 spaghetti aglio e olio. L'Italia è bella anche per questo. Queste piccole cose che un po' mi mancano dal Giappone, però grazie anche a te, anche altri amici che ci sono qua, che non si vedono, ma ci sono tanti amici qua. Almeno 2. Sono in più di 2. Comunque si fanno delle mangiate assieme per chiacchierare un po', per scambiare un po'. E poi per stressarsi un po' meno, buttare un po' via lo stress, chiacchierare un po'. Vai. Le linguine. Ma qual è la differenza fra la linguina e spaghetti? Ecco,
Che cosa differenzia? Non potrai farfallonia. Lo spaghetto, diciamo, rotondo, invece la linguina è leggermente schiacciata. L'acqua intanto bolle, la buttiamo dentro. È normale, questa qua ci vuole 10 minuti per cucinare, 10 minuti, va bene. però a me piace uscirla 3 minuti prima, quindi a 7 minuti la usciamo dall'acqua, già l'acqua è salata, c'è il 20% d'acqua, su un litro ci va 20 grammi di sale, Ok, va bene. perché il giusto salatura ci vuole, e poi 7 minuti la usciamo e la mettiamo in padella. Ok. Allora, che ne dici della cucina italiana in Giappone? Ecco, allora, per i giapponesi la cucina italiana non è la vera cucina italiana, Sì, certo, perché sì. immagine Italia, spaghetti napoletano, e quello Italia gingianai, Vero, vero. poi America gingianai, Con ketchup, eccetera. sì, ketchup in Italia, solo nei fast food lo vedi. Sì. Pasta, ce n'è 20 milioni di tipi. No, 20 milioni, scusate, ho sbagliato. Saranno 200 tipi, 300 tipi circa, però ce ne sono tantissimi. E poi ogni regione cambia un pochettino, cambia la forma, cambia un po' più allungato, un po' più spesso, quindi anche questo c'è. Spingiamo, Va bene. ci siamo, è bello cari. Secondo me gli chef giapponesi, a differenza degli chef italiani, prima di fare il cuoco, prima di diventare chef, fanno molto più gavetta qua. Una volta in Italia si faceva tanta gavetta, si lavorava 5, 6 anni, 7 anni, 8 anni e poi si iniziava a cucinare. E adesso no, adesso già sai fare 2 spaghetti, già diventi chef, diventi apri il ristorante, fai quello, fai quella, tanto. Poi ho lavorato con dei cuochi giapponesi e quindi anche per questo ho imparato anche il loro tipo di cucinare, la sua metodologia, tutto schematizzato, tutto pronto, tutto grammato. Per esempio la pasta io non ho visto il timer, non c'è timer, come si fa? Basta vederlo. E per toccare un po'. No, basta come- vederlo, lo vedi, la pasta la vedi subito. Ci vuole altro 30 secondi e ci siamo. 7 minuti. Sì. Gli mettiamo i calamaretti, li mettiamo qua dentro, crudi, già puliti, gli abbiamo tolto la testa, gli occhi, la bocca e anche l'interiore. Ho capito. E mettiamo qua in padella. Buttiamo via la pasta, ecco, scoliamo, le lasciamo un po' di acqua da parte, un po' ci servirà per continuare la cottura degli spaghetti. La pasta la mettiamo dentro la padella, riaccendiamo il fuoco e la facciamo andare per altri 3 minuti circa a sfrigolare l'olio, gli aggiungiamo un po' di acqua di pasta e continuiamo la cottura. Così, questa qua la tecnica si chiama risottata. Risottata. Sì, perché praticamente diciamo lo stesso metodo del risotto, a poco gli aggiungi l'acqua. Ah, ok. Allora che succede? L'amido che c'è nella pasta fuoriesce e fa creare questa salsina, visto ora piano piano, adesso non si vede, ora piano piano esce, adesso è bianca, poi diventa sul giallognolo perché esce piano piano l'amido, la farina, ora un altro po' d'acqua mettiamo, piano piano, tanto ancora ci vuole altro 2 minuti circa, 1 minuto e mezzo, 2, piano piano. Poi la parte finale poi vi faccio vedere come fare, spadellare ce la fai? Spadellare. Così? Ce la fai? Così? Sì, bravo, bravissimo. Bravo. Poi alla fine si fa la mantecatura. Mantecatura. Ecco, anche la stessa cosa del risotto, che diciamo che mantecare, emulsionare, fare incorporare aria alla pasta e viene più cremosa. Finiamo con la mantecatura, gli mettiamo un filo d'olio, ecco a crudo, e poi un attimino, scusa, facciamo l'ultima, così, la mantecatura. Questa è importantissima sia nel risotto che nella pasta, che un po' lontano dal fuoco e la pasta si manteca, allora viene, guarda, sembra che gli ha messo la farina, visto com'è bella? Non c'è più salsa, non è più liquida, perché
si è mantecata e si è attaccata alle pareti della pasta. Infatti, E la pasta è pronta. fantastico. Aglio, olio, peperoncino e calamaretti. Un po' italiano, un po' giapponese. Gusto italiano perché... Come tua famiglia, sì, come la mia fratello, metà a metà. Assaggiamo. Sperando che è buono, ma forse sarà buono, spero. No, di sicuro sarà. Ok. Assaggiamo un po', vai. Un po' di calamari. Calamaretto che è la parte più dolce del piatto, il resto Così soffice. morbido, perché non è tanto cotto, leggerissimo. Perché sono i baby. L'importante è non cuocerlo troppo il calamaro, quello è importante. E poi l'importante è vedere quando tagli cioè quel puntino bianco non si vede, difficile da vedere. Difficile, C'è un puntino bianco all'interno. Vieni. Alberto, vieni. Vieni. Che ne dici? Doshi. Al bacio Beaggio. Al bacio. Buonissimo. Al bacio Beaggio. Magari per la camera. E questa è la mia famiglia, questa è la piccola Yuma e questa è mia moglie Haruna. Di là, guarda. Ciao a tutti. Che si fa? Perché Okayama? Infatti, perché non... Oh, vuoi? Un po'? Perché? Sì, tutto, no, un po', no. Perché Okayama? Non lo so. Diciamo è stata una casualità. Cercavamo in giro e poi quella che ci è piaciuta di più, una vecchia casa giapponese. E mi è piaciuto il posto anche perché è in mezzo al bosco, la sera ci sono tutti gli animali e per questo mi piace più la natura, in città non riesco a vivere. Mangi? A te ti dà, brava, lei è brava. Brava Yuma. E sto aprendo, diciamo, tra virgolette, un agriturismo in maniera italiana, che faccio le verdure, faccio crescere gli animali, le galline, le pecore, vediamo qualcosina di animali, la gente viene lì per mangiare, Per divertirsi. per divertirsi del cibo e chiacchierare, scambiare delle idee, anche nulla, anche va bene, anche stare tranquilli, mangiare serenamente, senza lo stress del lavoro e queste cose. Non vedo l'ora. Ora per la cerimonia, grazie per tutto. E questo Questo è l'incoronamento. va bene. Grazie. Ciao, ci si vede? Ciao. Mi raccomando.